Ultimamente sto lavorando con 3 persone che hanno problemi di ansia e stress e addirittura attacchi di panico. Le 3 cose sappiate che sono correlate, fanno parte della stessa situazione, ma insomma c'è chi manifesta in un modo e c'è chi manifesta in un altro. Allora, quando iniziamo una prima parte del percorso della respirazione insieme, perché è fondamentale che siate seguiti da professionisti del settore, viene fuori che mi dicono: ah ma sì, la mia psicologa me l'aveva detto che quando ho l'ansia devo fare la respirazione diaframmatica molto lunga. Un'altra mi ha detto: ah sai, io quando faccio quella respirazione là vado in iperventilazione. Ma queste persone non hanno capito proprio un cazzo di nulla. Cioè, ragazzi, alcuni tipi di respirazione servono per il potenziamento e per creare resilienza e per non andare più all'interno del contesto stressogeno o ansiogeno o degli attacchi di panico. Alcune altre respirazioni servono nel momento topico. Il problema è che queste stesse respirazioni di cui si parla, cioè quelle che dovresti fare quando hai l'attacco di panico o hai l'ansia, devono essere prese in considerazione a monte, perché se prima non hai praticato e non sai realmente come il tuo corpo si muove, come il tuo corpo gestisce un certo tipo di scambi di gas interni, corri il rischio di fare peggio. Quindi è importante che siate seguiti sempre da dei professionisti che sanno quello che stanno facendo. Inoltre che creino un percorso disegnato su misura per voi. È inutile che andiate a prendervi le respirazioni su internet e pensiate che quelle vanno bene per tutti, perché non è così. Ci sono delle domande da fare e c'è da comprendere che cosa sta accadendo in quel momento specifico nella vostra vita. Se avete l'ansia, per esempio, ci sono delle respirazioni che vanno fatte per un certo tot di tempo con un certo tipo di intrusività nella vostra vita, e non tutti quanti hanno le stesse capacità fisiche, le stesse capacità di tempo, di energie e anche le stesse capacità respiratorie. Se siete dei fumatori, oppure se siete sovrappeso, oppure se avete problemi di riposo, se avete dei problemi per dormire, sono tutte caratteristiche che devono essere prese in considerazione quando si costruisce un percorso di respirazione. Spero che queste informazioni vi siano utili, perché quando lavoro con le persone non voglio più sentire che la mia psicologa mi ha detto che questa respirazione va bene per l'ansia. Potenzialmente tutte le respirazioni vanno bene per l'ansia, anche perché se non respiri muori. Quindi è chiaro che dovrete respirare, certo, però come, quanto, in che momenti della giornata, perché anche questo è molto importante. Se sei curioso, se sei motivato ad allenare di più la tua respirazione, ad essere più resiliente sotto tanti punti di vista, contattami. Il mio sito lo trovi sotto nella descrizione, ma comunque molto facile, carusopolsi.com. E adesso vado un po' a meditare. Buona giornata a tutti.